Ben ritrovati amici, vi ho parlato nel video precedente di Jacob Tappeiner, di questo fotografo che dall'elicottero e comunque da piccoli aerei sorvola le Dolomiti ed è proprio un fotografo specializzato nelle riprese aeree e quindi poter vedere le montagne, la lettura delle valli, dei ghiacciai dall'alto è molto interessante. E allora che cosa c'entra questo libro del National Geographic che si intitola Orbit? C'entra, è più che mai pertinente perché stavolta le immagini sono riprese molto più da in alto, precisamente dallo shuttle, ed è un libro che mi regalò mia mamma quando insomma scoprì che era molto più di una passione quella per la fotografia e per le immagini. Questo è un libro che se siete appassionati della nostra terra e di come non l'avete mai vista, vi consiglio assolutamente. Immagini che difficilmente sono leggibili se non con l'aiuto della didascalia. Bello, un viaggio fatto attraverso che cosa? Le fotocamere della NASA. Poi vi racconterò anche qualcosa un po' più nello specifico, ma un libro ricchissimo di informazioni che racconta anche ben di più di quello che diciamo è la lettura superficiale. Insomma, detto in soldoni, sono state fatte moltissime diapositive, mi pare 5.000 all'incirca, di cui 1.400 selezionate e 900 poi raccolte in questo libro. Però la NASA, che usa pellicole che non è dato sapere, quindi di una qualità che noi ce la sogniamo, non ha voluto dare a nessun studio la copia della diapositiva, non ha voluto dare nemmeno da scansionare, si è dotata invece di un esperto che conoscesse un pochettino l'arte della scansione per appunto completare questo lavoro. Insomma, queste pellicole non sono uscite per nessun motivo. E allora eccoci qua, guardate, comunque si riconosce la fotocamera, una fotocamera che poi viene anche descritta nell'ultima parte, che è una Leica, ma poi guardate tantissimi strumenti invece che non c'è dato conoscere e di cui non si parla nel libro. Si può un po' immaginare, e comunque è singolare osservare come dagli oblò, perché stiamo parlando di oblò, non si poteva aprire la finestra, fotografassero e riuscissero a portare a casa delle immagini così interessanti. Venendo al libro, che è edito in Italia per Mondadori e credo sia forse ancora trovabile nelle librerie nonostante il tempo, è uscita anche una seconda serie di Orbit. Insomma, è davvero interessante leggersi tutta la parte testuale che accompagna il libro. Lo accompagna nella introduzione, che è abbastanza ampia. Ecco, questa per esempio è un'immagine raccolta dal braccio dello shuttle, quindi è un po' come se ci fosse una webcam, una action cam, come siamo abituati col grandangolare. Questa è la mappa di tutti i punti, e sono davvero tanti, che nell'orbita geostazionaria sono stati raccolti per l'appunto dallo shuttle per appunto riprendere queste immagini. Qui ancora una immagine molto suggestiva. E allora cominciamo con guardate che spettacolo, sono i nostri continenti ripresi uno per uno con delle immagini. Vedete, ci sono le didascalie. Questo per esempio che vi ho mostrato qui a sinistra sono le Canarie, le isole Canarie. E allora ancora un po' di punti, un po' di lettura che va fatta, immagini che sono state anche ricostruite proprio dopo la digitalizzazione. Prima di mostrarvele vi mostro proprio questo fatto. Ecco i nostri 3 amici che erano l'equipaggio dello shuttle. Nelle ultime pagine, proprio nella parte dei ringraziamenti, in piccolo, e per quello infatti mi sono dotato di una lente di ingrandimento, non voglio perdere il segno di prima, c'è scritto che uno di loro, vediamo se riesco a metterlo a fuoco anche per voi, l'astronauta, eccolo qua, l'astronauta Marsa Ivins e Dick Wayne della Kodak, con la loro attrezzatura, ma non ci dice che cosa, non ci dice quale, se non in una pagina si parla di Leica,
hanno fotografato. Quindi vedete proprio in fondo, senza neanche dare troppo rilievo alla cosa, insomma la NASA comprensibilmente è molto gelosa dei propri dati. E qui vi faccio vedere quello che vi raccontavo prima, come sono nate le immagini del libro. A sinistra c'è l'immagine come è stata raccolta e poi una volta scansionata rielaborata. Questo è il tecnico della NASA, che è appunto interno della Corbis Labs, che ha, dice, utilizzando delle pellicole originali, ma non ci dicono quali siano e che caratteristiche abbiano, ha poi scansionato, digitalizzato e corretto tutte le immagini con i tre dell'equipaggio, affinché loro stessi potessero guidarlo nella cromia per quello che avevano visto con i propri occhi. E questo è un lavoro che senza dubbio ha ripagato ed è riscontrabile in queste immagini talmente uniche della Terra ripresa dallo spazio. È un libro che a me, tutto sommato, non ha insegnato nulla dal punto di vista né della fotografia né degli spunti, degli scorci da riprendere, perché non credo che avrò mai il piacere di salire a bordo di uno shuttle, ma è un libro che vi suggerisco per innanzitutto la qualità delle immagini rispetto a tanti altri che ho visto, e immagini uniche che soltanto attraverso l'equipaggio di un astronauti come questi è possibile raccogliere. Arriviamo in Europa, anche qui come sempre c'è una presentazione eccetera. Questo è lo stretto di Gibilterra visto dall'alto, e poi c'è anche la nostra Italia. Le nuvole, per esempio, le scie delle navi mi hanno impressionato, viste dall'alto sono molto diverse. Guardate, questo è un satellite ripreso ancora più in alto dallo shuttle e compare nella fotografia, ed ecco qui credo sia riconoscibile per tutti noi. Stiamo parlando di Calabria e Sicilia, eccole qua. Quindi è anche un modo così che oggi può sembrare obsoleto, perché basta collegarsi con Google Earth e si vede davvero il mondo come l'hanno visto loro, però quando ero un poco più che ragazzo non c'era altro modo. Questi sono pozzi petroliferi. Insomma, vi lascio poi alla scoperta di questo libro, che però mi ha fatto piacere segnalarvi proprio per esempio La muraglia cinese, che sapete che è l'unica opera che si riesce a vedere dalla Luna, dallo spazio possiamo dire, ma anche tutta la parte della Siberia con la Transiberiana, il Rio delle Amazzoni. Insomma, vale davvero la pena, secondo me, dare uno sguardo a questo libro, che riprende anche i vari vortici, però ripresi dall'alto. Guardate, anche questi invece sopra l'oceano. E a voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video. Mi è piaciuto proprio questo libro. K2, una sfida ai confini del cielo. Roberto Mantovani e Kurt Deinberger. Non sono stato sul K2, sebbene sia uno dei miei sogni proibiti, come andare in cima all'Everest, cose che ormai penso non si avvereranno più. Perché ho comprato questo libro? Un libro che fa parte della mia collezione della montagna, perché così nasce la mia passione per la fotografia. Pensate, fin da bambino andavo in montagna e volevo trovare il modo di portare queste sensazioni visive, questi ricordi anche agli altri, a chi non era stato con me. Questo libro poi ha anche una valenza più importante, perché sapete che il K2 è la montagna degli italiani, la seconda cima al mondo. Passione per la montagna significa sì la montagna, sì anche la fotografia, che comunque, come potete vedere, non è un libro con una veste fotografica, ma anche la conoscenza della storia, dei limiti della montagna e di tutto quello che insomma ne consegue, e poi anche poter vedere quello che non sono mai stato capace di fare e non farò mai: pendii innevati, ghiacci, risalite sulle cascate di ghiaccio, e soprattutto guardate che razza di immagini in posti dove non credo andrò mai, e quindi me li guardo sui libri. Se
questi sono fotografati e ripresi bene, allora è un po' come esserci stati, insomma, basta accontentarsi, si suol dire, però fa comprendere proprio quanto la passione per la montagna di tanti e tantissimi sia comunque legata anche all'esperienza fotografica. Parto da Vittorio Sella in avanti. La luce, la suggestione delle nuvole, del freddo, in questo caso della vetta, e poi soprattutto lo spaccato di una generazione, di un'epoca che andava su veramente con quello che c'era a disposizione. Oggi è molto molto più facile, e allora mi appassiona anche questo aspetto, vedere i vari Piaz, Demez che andavano, ma anche altri personaggi famosi nei Grand Tour che arrivavano in Italia e salivano le Dolomiti nostre, ma le Alpi in generale, se non tutti i rilievi più importanti, con quello che c'era allora, con vestiti quasi in abiti civili, verrebbe da dire, considerandola oggi. Ecco, a proposito appunto di storia, qui c'è l'epopea del K2. Vado un po' veloce, ma vale comunque la pena ricordare anche i Bonatti, i Compagnoni, innamorati proprio della montagna. Per loro era una cosa, per noi appassionati di fotografia è probabilmente una location così amata, così bella, ma sempre insidiosa, non dimentichiamolo mai. E questo è un libro che racconta qualcosa di più rispetto al film che ho visto per la prima volta al Festival del Cinema della Montagna di Trento, ed è un film veramente molto molto ben realizzato. Vi invito a guardarlo, a trovarlo, ormai non è difficile scovarlo anche in rete. Parla proprio di della conquista, delle difficoltà e anche delle polemiche che ci sono state. Ahimè, quelle non sono mancate e macchiano un po' questa conquista, e macchiano un po' in generale la montagna, ma siamo uomini e siamo sempre pronti a litigare, a baruffare anche per piccole cose, anche se poi qui non erano tanto piccole, ma insomma il primo che è arrivato, no, però insomma vabbè, vi lascio al film, non vi racconto niente, o comunque alla lettura del libro. Le immagini comunque contenute in questo libro sono senza dubbio belle, valide, anche perché ci raccontano, vedete anche un'immagine come questa, delle condizioni dell'approccio con la montagna che era diverso, e poi come vedete compare sempre una fotocamera, e qua la spedizione italiana nel K2 e il Karakorum, scusate, in questo caso K2 del 54, tracciato della via seguita, quindi molte informazioni storiche. Un bel libro interessante da leggere e da sfogliare, e qui c'è anche un omaggio, un pensiero a questo fotografo che si chiama Vittorio Sella, che saliva con le sue lastre di vetro. Signori, ci pensate? Veramente, quando leggo i suoi libri e guardo le sue immagini, che sono straordinarie, immaginare che andasse con delle lastre di vetro, non proprio lui magari, ma i suoi aiutanti, nello zaino, è impressionante, impensabile oggi, mi immagino. E allora a voi tutti amici, un saluto, le edizioni White Star, K2, la sfida ai confini del cielo.